La nuova fiamma di Kerem Bürsin ha fatto esplodere il web, e la risposta di Hande Erçel ha acceso ancora di più l'incendio. Benvenuti su Celebrita dalla Turchia. Prima di cominciare, se amate restare aggiornati sul dietro le quinte del mondo dello spettacolo, iscrivetevi e sosteneteci, qui vi raccontiamo ciò che gli altri sussurrano. Oggi vi porto dentro una storia che ha tenuto incollato il pubblico turco per mesi. L'ostinazione dopo la rottura tra Kerem Bürsin e Hande Erçel, la strategia di chi mostra un nuovo amore a tempi precisi, e la battaglia silenziosa combattuta a colpi di post, like e apparizioni studiate. Chi sta con chi? Chi ha mosso la prima pedina? E cosa ne pensano i fan che hanno amato questa coppia sin dal primo scatto? Preparatevi, perché tutti i dettagli e il retroscena sono qui. C'era una volta un sentimento che sembrava uscito da una favola. Kerem Bürsin e Hande Erçel hanno letteralmente conquistato milioni di cuori con Sen Kalkapm, quel set trasformato in focolare, quelle immagini che hanno fatto il giro del mondo come prova vivente che l'amore può sbocciare davanti a una cinepresa e, a volte, superarla. Le foto dietro le quinte, le risate rubate, gli sguardi che i fan convertivano in gif e commenti sognanti, tutto faceva pensare a un destino scritto. Eppure, come spesso accade, le crepe si formano dove gli occhi non arrivano. Tra punti di vista professionali diversi, gelosie mai ammesse apertamente e orari che appartengono più alle luci del set che a quelle di casa, qualcosa si è incrinato. Quando è arrivato l'addio, il silenzio è stato più rumoroso di qualsiasi conferenza stampa. Nessuno ha davvero spiegato, nessuno ha chiuso il cerchio con un chiarimento netto. E nello spazio lasciato vuoto dalle parole, si sono insinuate voci e letture incrociate. Allusioni sottili nelle storie, like tolti e rimessi, frasi sospese che i follower hanno interpretato come messaggi in codice. Proprio quel non detto ha preparato il terreno a ciò che sarebbe diventato il titolo più cliccato del 2025, consolarsi in altri amori. Il triangolo che ha riempito i magazine ha 3 nomi in primo piano, Kerem Bürsin, Hande Erçel e Selin Yakulu. Ma sarebbe un errore fermarsi qui. Perché non si tratta semplicemente di nuovi fidanzati. È una partita emotiva, un confronto ostinato tra due ex che, pur lontani, sembrano parlarsi continuamente con mosse speculari. Loro, Kerem e Hande, sono rimasti nell'immaginario come una coppia di fuoco, complicità, fascino, una chimica che ha definito un'epoca televisiva. Era naturale, forse inevitabile, che la fine lasciasse dietro di sé scosse di assestamento. Poi è arrivata l'estate del 2025. Dopo mesi trascorsi a proteggere la propria vita privata con discrezione calcolata, Kerem ha fatto ciò che in molti aspettavano e altri temevano: una foto. Un'immagine pulita, luminosa, mano nella mano con Selin Yakulu. E una didascalia capace di far impallidire ogni comunicato stampa. Il tempo rimette tutto al suo posto. Bastava così. In un lampo, i commenti sono esplosi, i fan hanno letto tra le righe, e quella frase, dolce e tagliente insieme, è parsa un richiamo diretto a Hande. La somiglianza tra Selin e Hande, poi, ha messo benzina sul fuoco. È come guardare un riflesso, hanno scritto in molti. Coincidenza o scelta calcolata? Se le metti accanto, l'effetto è impressionante. Il dibattito è rimbalzato dalle pagine fan ai profili di gossip, fino a finire tra i trend. E dietro le quinte, una voce insistente: non c'è stato nulla di casuale. Una fonte vicina a Kerem ha confidato che la relazione non era nata ieri, ma che lui avesse atteso il momento giusto per presentarla al mondo. Il post, dunque, come una tacca precisa su una linea del tempo emotiva, annunciare non solo un legame, ma anche una posizione. Mentre la foto volava tra condivisioni e articoli, il pubblico ha rivolto lo sguardo a Hande Erçel. Cosa avrebbe fatto? All'inizio, nulla. Nessuna reazione d'impulso, nessun commento, nemmeno una discreta canzone nelle storie che potesse tradire uno stato d'animo. Questo ha alimentato nuove ipotesi: sta aspettando, colpirà al momento opportuno, forse non è pronta, il silenzio è la sua vendetta. E infatti, pochi giorni dopo, è arrivata la sua mossa. A Nianta, uno dei quartieri più osservati di Istanbul, Hande è stata fotografata mentre camminava con un uomo.
Sorrisi, passi calmi, un gesto apparentemente semplice che ha parlato chiarissimo, la mano posata sulla sua schiena. Non si vedeva bene il volto di lui, ma i pettegolezzi hanno riempito il buco in un istante. Quel nome che ricorreva era Efe Gursel, figura di spicco nel mondo della pubblicità. Niente presentazioni ufficiali, nessuna etichetta affrettata, solo un'uscita ben calibrata, l'arte del cosiddetto soft launch applicata con eleganza. I social hanno reagito con la stessa foga esplosa per Kerem. Hande non è rimasta a guardare, ha alzato il volume al momento giusto. È un messaggio diretto. Giusta distanza, ottima scelta. In poche ore, le pagine di gossip si sono riempite di confronti, e quell'eco di rivalità ha ripreso a vibrare. Che fosse vendetta o sollievo, l'effetto era lo stesso, il gioco delle parti continuava. Le sezioni commenti raccontano meglio di qualsiasi editoriale l'aria che si respirava. Da un lato, chi sosteneva Kerem, finalmente la serenità che meritava, Celine è una scelta raffinata, se Hande non ha voluto capirlo, peggio per lei. Dall'altro, l'esercito di Hande. Lei è sempre stata di una solidità esemplare, si vede che con il suo nuovo amore è davvero felice, i post di Kerem sanno di vetrina, Hande invece vive. E poi c'era la zona grigia, più sottile e forse più onesta. Continuano a scriversi, si sente, stessa ostinazione, altri amori come cornice, la storia è finita, ma la gara è rimasta. Le frasi si ripetevano, rimbalzando da un profilo all'altro, come cori in uno stadio emotivo. Chi conosce le dinamiche sentimentali ha letto in tutto questo non solo il bisogno di ripartire, ma la volontà di prevalere. Kerem è informato, sa dei passi di Hande e non lo ammetterà mai, ha detto chi gli è vicino, ma scorre i suoi feed come tutti, forse più di tutti. Dal lato di lei, gli amici giurano, Hande vuole un terreno libero da ombre. Vedendo il movimento di lui, non ha sentito più il dovere di nascondersi. Due posture che si sfiorano come specchi, rivalsa e desiderio di pace, controllo e abbandono, il cuore che chiede spazio mentre l'orgoglio pretende scena. Anche i fan, spettatori e coautori di questo racconto collettivo, hanno acceso le luci. Non è una guerra d'amore, è una guerra di ego, si legge sotto i video più visti. Tra Kerem e Hande c'è ancora attrazione, si percepisce nelle scelte, nei dettagli. Celine e Efe sono ingressi di peso in un copione già scritto. E qualcuno ha sintetizzato, consolarsi in altri amori, definizione perfetta. Persino su YouTube, i commenti sembravano ritornelli, analisi chiarissima, il passo di Hande è stato incredibile, ora vediamo la contromossa di Kerem, grazie a questo racconto, i pezzi del puzzle stanno al loro posto. Da qui, i pronostici hanno iniziato a moltiplicarsi. 3 i filoni principali, la sfida continua, con post speculari, gesti pubblici, uscite mirate e frasi che suonano come frecce, la separazione definitiva, con nuove storie che maturano fino a spegnere l'eco della rivalità, il ritorno clamoroso, poco probabile ma evocato di continuo, perché certi amori non finiscono, cambiano forma e ogni tanto sorprendono. Nei forum, nelle chat, nelle dirette, le teorie impazzano. E intanto, i protagonisti continuano a parlare senza parlare. Ma cos'è davvero questa idea del trovare conforto altrove? A ben guardare, è il tentativo di riprendere il controllo della narrazione, di riscrivere se stessi davanti a uno specchio che non mente, il pubblico. Kerem Bürsin, con Celine Iacolu, sembra dirci che il tempo, alla fine, stabilisce i pesi e misura i silenzi. Hande Erçel, accanto al presunto Efe Gursel, manda un segnale pulito. Sto bene, sto andando avanti, non ho più bisogno di sussurrare. 2 strade che corrono parallele, ma che di tanto in tanto si incrociano in un dettaglio, in un titolo, in una canzone condivisa di troppo. L'amore è finito, sì, ma l'onda lunga non si è ancora spenta. C'è anche una dimensione più intima, quella che non arriva nelle stories. Il bisogno di proteggere ciò che nasce, la paura di sbagliare il tempo, l'ossessione per i commenti. Essere Kerem e Hande significa anche affrontare la cassa di risonanza di ogni gesto. Una mano nella mano non è mai solo una mano, un'uscita serale non è mai solo una passeggiata. Perciò la cura con cui è stato costruito ogni messaggio è, di per sé,
una dichiarazione. E quando il pubblico nota somiglianze, sincronie, rimandi, non fa che leggere la partitura che i protagonisti, consapevolmente o meno, hanno scritto. Averli visti nascere come coppia davanti alla macchina da presa ci ha reso testimoni di lusso. Per questo il loro dopo interessa tanto. C'è chi tifa affinché ognuno trovi il suo destino altrove, chi spera ancora in un incontro a sorpresa su un red carpet, uno scambio di battute in conferenza, uno sguardo più lungo del necessario. C'è anche chi chiede solo pace, basta con i doppi fondi, che ognuno sia libero di ridere senza essere smontato nei commenti. Intanto, lo scenario resta aperto. Se Keren Bursin continuerà a mostrarsi con Céline Iacolu, consolidando il racconto di un legame nato con calma ma indicato con cura, lo scopriremo in fretta. Se Anne Herschel sceglierà di trasformare le apparizioni con Efe Gursel in una storia dichiarata, arriveranno segnali chiari. Potremmo persino veder cambiare il ritmo, meno allusioni, più normalità, più quotidianità e meno scintille strategiche. Oppure il copione terrà alta la tensione ancora un po', con nuove mosse complementari. Quel che è certo è che questa vicenda ha avuto il sapore di una lezione. L'amore bruciato in scena non si spegne mai del tutto, e quando entra in campo la platea, diventa più grande dei due protagonisti. Consolarsi è una parola che suona dolce e amara, significa ricominciare, ma anche misurarsi con ciò che è stato. Per Kerem e Ande, significa costruire un domani che non rinneghi lo ieri, e farlo sotto i riflettori, dove ogni luce allunga l'ombra. Voi che ci seguite su Celebrita dalla Turchia, come la vedete? La testardaggine andrà avanti, con nuovi capitoli di ostentazioni incrociate? Arriverà una chiusura netta, definitiva, con nuove storie che scivolano lontane dai riflettori? O il destino, burlone, deciderà per un ritorno inatteso? Diteci la vostra nei commenti. E se questo viaggio tra sguardi, silenzi e parole contate vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi. Qui continueremo a raccontarvi non solo ciò che accade, ma anche ciò che significa.